Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video andiamo a vedere insieme l'aggiornamento del InfluxDB 1.8 alla versione 2 a 64 bit. Come abbiamo visto nei video precedenti, sono riuscito ad installare InfluxDB 2 su OpenABIAN a 64 bit, cosa che non ero riuscito a fare precedentemente sul Raspberry in cui avevo OpenABIAN a 32 bit, proprio perché 64 bit è il requisito minimo per installare InfluxDB versione 2. Utilizzeremo Docker e quindi siccome il mio attuale InfluxDB 1.8 è installato come container Docker, andremo a duplicare, quindi a clonare il container per avere una versione speculare dello stesso InfluxDB, su cui andremo ad applicare l'immagine di InfluxDB versione 2 eseguendo la procedura di aggiornamento diretto. In questo modo la nostra istanza InfluxDB 1.8 si trasformerà in InfluxDB versione 2 e poi faremo alcuni adattamenti manuali per delle operazioni che non sono coinvolte direttamente e in maniera automatica dall'aggiornamento. Passiamo quindi alla schermata PC e andiamo a vedere insieme come si effettua questo aggiornamento. Eccoci sulla schermata PC, sono all'interno del mio Raspberry. Per prima cosa quindi vado a duplicare il mio container InfluxDB 1.8 in un nuovo container che contiene gli stessi dati. Per fare questo è necessario che io stoppi il container InfluxDB 1.8, così siamo sicuri di avere una situazione stabile, duplichi i volumi InfluxDB 1.8 e poi crei un container del tutto speculare a quello attuale che però utilizza i nuovi volumi. Ovviamente dovrò cambiare la porta di ascolto, ma in questo modo avrò comunque due container totalmente identici. Così potrò effettuare l'aggiornamento sul container nuovo e verificare che sia tutto a posto. Quindi procediamo a duplicare il container. Entriamo come root, andiamo a vedere quali sono i volumi che stiamo usando, come si chiamano. Ok, di InfluxDB ne abbiamo due, InfluxDB Backups e InfluxDB Data, quindi li posso duplicare, quindi farò docker volume create InfluxDB 2 Backups e docker volume create InfluxDB 2 Data. Adesso vado a stoppare il container InfluxDB, quindi si chiama InfluxDB underscore 1.8, quindi faccio docker stop. Ovviamente in questo modo tutti i dati che OpenHub avrebbe dovuto scrivere su InfluxDB andranno persi, però non è un grosso problema. Adesso posso duplicare il contenuto dei volumi, anzi del volume, duplico solo data perché backup mi serviva di appoggio per effettuare il backup. Quindi duplico il volume data dal vecchio al nuovo. Faccio una semplice copia dalla cartella del volume origine alla cartella del volume nuovo di destinazione e aspettiamo qualche secondo, dipende da quanti dati si hanno nell'InfluxDB. Ok, il processo è andato a buon fine. A questo punto posso lanciare il container nuovo InfluxDB 1.8 sempre, utilizzando però i nuovi volumi. Vediamo se mi ritrovo un comando precedente con cui avevo creato il container. Potrebbe essere questo, quindi creiamolo come InfluxDB 2. La porta ci mettiamo la 1.8086, il volume utilizziamo quello chiamato 2, il file di configurazione va bene quello che stiamo usando e la versione di InfluxDB ovviamente è la 1.8, quindi creiamolo. Ok, vediamo se è in esecuzione. Ok, è in esecuzione perché è questo qui. Andiamo solo a verificare con Grafana che effettivamente i dati si vedono e sono, diciamo, visibili fino a qualche minuto fa quando abbiamo stoppato il container. Apriamo Grafana. Ovviamente la nostra attuale dashboard non funziona più perché punta al DB il cui container è fermo,
Quindi andiamo nelle nostre connection, data source, andiamo nel nostro InfluxDB e gli andiamo a dire che la porta è la 1.80.86. Salviamo e verifichiamo. Quindi usiamo l'Explore View giusto per vedere ad esempio i valori di temperatura di uno a caso, temperatura esterna ad esempio. Andiamo a vedere gli ultimi 30 minuti e abbiamo i dati fino a pochi minuti fa. Ok, quindi il DB è a posto. A questo punto lo posso stoppare nuovamente e lanciare la creazione del container InfluxDB2 come aggiornamento di questo container. Quindi torniamo su Raspberry, stoppiamo il nostro container. Verifichiamo che di qua non raggiungiamo più nulla. Perfetto. Ok, andiamo su labdocker.com per vedere le istruzioni, quindi la documentazione per eseguire questo aggiornamento. Cerchiamo InfluxDB come immagine e andiamo a leggere la procedura di aggiornamento dalla versione 1.x. Ok, upgrading from InfluxDB 1.x. Andiamo a vedere perché c'è la procedura. Ok, qua ci sono i vari casi in base a come abbiamo configurato il nostro attuale container. Questo è il caso in cui non si sono fatte personalizzazioni al file di configurazione e neanche alla cartella dei dati. Non è il nostro caso perché noi abbiamo un file di configurazione customizzato e quindi è il secondo caso dove abbiamo il montaggio del volume standard dei dati come da noi e però l'utilizzo di un file di configurazione non di default. In caso di installazione di container InfluxDB 1.8 eseguito con un comando simile a questo, dobbiamo utilizzare quest'altro comando per fare l'aggiornamento. Quindi io questo comando me lo apro in un notepad, in questo caso gli metto la porta 2.80.86 per non andare in conflitto con entrambi gli InfluxDB che abbiamo. Dobbiamo mappare il vecchio volume dati, quindi nel nostro caso InfluxDB2 data, il nuovo volume dati che non abbiamo ancora creato, però lo chiamiamo InfluxDB data v2, così si differenzia. InfluxDB2 vuole una cartella di configurazione, quindi che chiamerei per coerenza InfluxDB config v2, però con l'underscore. Il vecchio file di configurazione che nel mio caso è data docker influxdb conf influxdb.conf e poi l'init mode diventa upgrade, mentre nei casi che avevamo fatto l'altra volta di installazione semplice era setup, l'utente di amministrazione, la password che poi andremo a cambiare, l'organization iniziale che è OpenHub e il bucket iniziale che è autogen, immagine InfluxDB2. Allora dobbiamo andare a creare i volumi, quindi il solito docker volume create nome volume, sia per i dati che per la configurazione. A questo punto possiamo lanciare il comando che crea il container. Adesso attendiamo che faccia gli aggiornamenti per appunto aggiornare, quindi migrare i file di configurazione e i file di dati dalla versione 1.8 alla versione 2 e poi andremo a fare una prova di lettura. Detto questo, per questo video mi fermerei qua. Abbiamo visto come si fa l'aggiornamento della versione InfluxDB dalla 1.8 alla 2 dopo aver fatto un container copia giusto per essere certi che tutto funzionasse correttamente, e nel prossimo video andiamo a fare un po' di test su questa installazione, andremo a configurare OpenHub per scrivere su InfluxDB2 e vedremo un po' se tutto funziona, tutto quadra, andando a fare anche dei test di lettura. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!